Buonasera, sono Andrea Pistilli e come promesso voglio fare questo video per illustrare un po' gli strumenti usati in vari video, strumenti un po' che hanno attirato un po' l'attenzione dato sono un po' particolari. Sia nel video di September 15, la mia cover di Pat Metheny e Lyle Mace, che nell'ultimo lavoro di Alip Bata e Page Block. Sono molto contento perché ho ricevuto tantissime richieste che diciamo erano molto interessati a sapere qualcosa di più di questi strumenti. Allora iniziamo da quelli più diciamo normali tra virgolette. Iniziamo ecco con la chitarra classica, che è questa che ho usato per il tema principale di Page Block, perché la chitarra classica ha un suono dolce. Appena ho sentito la melodia di Alip ho subito pensato alla chitarra classica, che c'ha un suono proprio. Sentite, proprio è una meraviglia. E, e infatti sono molto soddisfatto del risultato. Accompagna, fa frasi solistiche e si unisce benissimo con l'acustica. Eh, Sicuramente gli dà un tocco in più. E questa è una chitarra acustica normale, dove ho anche accompagnato al. Poi veniamo a un'altra chitarra molto particolare che non sembra, è l'acustica con la quale io accompagno. Questa è la Lag iVibe, che sembra una chitarra acustica come tutte le altre, ma non lo è, perché è il futuro delle chitarre e non solo delle chitarre, ma anche di molti altri strumenti musicali, perché ha degli attivatori all'interno che fanno risuonare il corpo della chitarra, che può suonare, può avere degli effetti, può suonare un loop preregistrato, tramite USB può mandare la base mentre uno ci suona sopra, quindi anche scopo educational è perfetta. Vi faccio per esempio vedere, vedete ha il preamp digitale. Per esempio questo, metto il primo effetto, il reverbero, sentite? Senti? Tutto quello che sentite tutto quello che sentite viene dalla chitarra, non è amplificata. Sentite? E oltre al reverbo anche molti altri effetti, e anche questo l'ho usato
in questi 2 video di cui vi ho parlato io. Ora veniamo alle cose un po' più strane. Ho usato una chitarra baritono acustica che si accorda una quarta o una quinta sotto, quindi ha il suono dei bassi, sentite? E l'ho usata, scusate, con l'archetto per fare il basso a mo' di violoncello. Sentite? È molto particolare e questo l'ho pensato e proprio mi è venuto in mente quando riguardo il video di Alip, perché mi ero informato del significato di Page Brook, quindi di questa pandemia, eccetera. Quindi questa melodia così dolce e molto delicata che ha composto Alip, volevo mettere un contrasto, un suono che contrastasse, che aiutasse l'arrangiamento, ma che facesse capire che c'era qualcosa sotto di oscuro, e questo suono per me è stato perfetto perché dà le basse ma anche crea un finto disordine sotto che all'ascoltatore è un suono tensivo, che mette tensione. E, e quando ho immaginato di arrangiare il pezzo, perché quando Uncle Gianni Bravo mi ha introdotto al mondo di Alip e ho deciso di fare questo pezzo, di intraprendere questa collaborazione, ero fuori in tournée e ero in hotel e non avevo strumenti, quindi sentendo il pezzo me lo sono studiato virtualmente. Quindi ho immaginato già in hotel senza strumenti queste cose, e infatti poi quando sono venuto in studio, in un pomeriggio sono riuscito a fare tutto. E, e quindi ecco, questa chitarra che così è molto dolce con l'archetto, avete sentito? Avete sentito con l'archetto che invece che tensione che dà, e quello per me era proprio il Covid. Sotto quella melodia meravigliosa io ho immaginato proprio fosse questo diavolo, proprio interpretato da quel suono, lo chiamo growl, un ruggito di un violoncello. E poi veniamo a un'altra cosa particolare. Questa meraviglia è il vibrandoneon. Tradotto in termini semplici sarebbe un bandoneon a soffio, e quindi è un suono molto più caldo della fisarmonica. E sono orgoglioso di questo strumento perché me l'hanno costruito apposta per me. L'altro l'avevano costruito a bottoni, però per Richard Galliano. Infatti questo, ora non so se potete vedere, c'è addirittura il numero di serie 00001, perché è il primo fatto, e questo è una cosa fatta a mano meravigliosa che ho capito subito di poter usare anche per dare quel suono un po' italiano come tanta gente ha riconosciuto. È questo, no?
Una meraviglia assoluta. Sentite il calore. Vibrandonion fatto dalla fabbrica, anzi vi devo correggere, non lo fanno più, non fatto, quindi è ancora più di valore, è andato fuori produzione, credo. Il mio me lo tengo stretto, infatti. E io spero che questo video che volevo fare da tempo sia stato utile e esaustivo per molti che me l'hanno chiesto sin dai tempi del video di Pat Metini e Lyle Mace, come ho detto prima. E quindi io vi ringrazio moltissimo, ringrazio coloro che si sono iscritti al mio canale. Ringrazio tutti e in particolar modo tutta la comunità indonesiana e gli Alipers che mi hanno inondato letteralmente di affetto. Ho sentito commenti tecnici, ho sentito commenti di cuore, una cosa incredibile, c'è di tutto. Gli Alipers sono veramente una grande comunità e per questo ho voluto fare questo video, perché mi è stato chiesto proprio da tanta gente di spiegare un po' questi strumenti particolari. E non solo questo, vi prometto che sempre nel rispetto dei tempi, del lavoro, eccetera, mi impegnerò in un'altra collaborazione di un pezzo di Alip. Voi tenete d'occhio il canale, il mio, il canale di Uncle Gianni Bravo Ska, grande amico che mi ha introdotto a Lip, e quindi vi faccio questa promessa. Ho alcune idee e appena possibile prometto che cercherò di fare il meglio. Ringrazio ancora tutti del grande affetto e a presto. Ciao.